Premiamo nuovamente F5 e come vedete ora è stato stilizzato al meglio il nostro elenco. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con il reset dell'immagine personale. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la pagina per la gestione del cloud personale. Nello specifico definiremo una nuova pagina che ci permetterà di fare una sorta di archivio personale dei nostri file, quindi potremo anche caricare e creare nuove cartelle all'interno del nostro server. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro CMS, sezione backend, amministra pagine, account personale e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo cloud personale, identificativo cloud personale, descrizione, pagina dedicata alla gestione del proprio cloud. Tramite questa pagina sarà possibile caricare e gestire i propri file personali. Nome file contenuto principale cloud personale.php. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati. Contenuto secondario non ne specifichiamo. Visibilità menu, menu secondario e posizione voce 6. Associamo i permessi e poi come sempre rientriamo e modifichiamo il redirect a se stesso. Bene, quindi ci spostiamo in account personale, cloud personale e qua vediamo di strutturare il form, quindi per la gestione dei propri file. Ora inizialmente in questa videoguida andiamo a vedere come accedere al contenuto di una cartella e visualizzare l'elenco dei file delle cartelle contenuti all'interno della directory. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato, quindi cloud personale, eliminiamo il primo rigo contenuto all'interno degli HR e definiamo uno nuovo rigo con un td callspan 2 aperto e chiuso. E all'interno di questo td per il momento vediamo come creare l'elenco dei file contenuti all'interno di una cartella. Quindi apriamo il PHP e per prima cosa andiamo a definire la cartella, quindi il percorso della cartella da che vogliamo aprire, quindi folder, anzi default folder sarà uguale e inseriamo il percorso di default della cartella che vogliamo aprire. Noi vogliamo aprire la cartella Apache 24 htdocs è la cartella privata. Perfetto. Poi una volta che abbiamo definito la cartella di default, andiamo a definire la variabile directory che sarà uguale a opendir default folder. Quindi andiamo a aprire la cartella con opendir e poi gli diciamo while $i è uguale a read dir e gli passiamo la directory. Quindi per ogni dato che trova all'interno della directory andiamo a fare un echo $i e ci concateniamo un br per andare a capo. Perfetto, salviamo
Premiamo F5, perfetto, e come vedete è stato stampato correttamente il contenuto, quindi tutti i file e tutte le cartelle presenti all'interno della cartella privata. Bene, ora quello che dobbiamo fare ad ogni ciclo while è innanzitutto andare ad eliminare le prime due righe dove c'è il punto e i due punti. Quindi gli diremo if $i è diverso dal punto and $i è diverso dai due punti, stampaci il contenuto, salviamo, F5, perfetto. Ora quello che vogliamo fare è andare a riconoscere se si tratta di un file oppure di una semplice cartella. Quindi nel nostro file, ad ogni ciclo while, quindi se è diverso dal punto e dai due punti, quindi qua dentro all'interno di questo if, facciamo un controllo tramite la funzione list, andiamo a recuperarci il nome, virgola e l'estensione, uguale ad explode al punto la nostra variabile i. Quindi andiamo ad esplodere la variabile i, a recuperarci il nome e l'estensione e gli diciamo if estensione è diverso da stringa vuota, allora stampaci la variabile i e prima della variabile ci scriviamo cartella spazio e concateniamo la variabile i. Altrimenti stampiamo file spazio e concateniamo la variabile i con il br. Perfetto, quindi salviamo, nuovamente F5, abbiamo in realtà invertito perché qua ci considera i file cartella, quindi qua ci dobbiamo scrivere file e qua cartella, salviamo, F5, perfetto, e come vedete prima dei file, quindi quelli che hanno un'estensione, ci scrive ovviamente file, quelli che non hanno un'estensione come può essere la cartella CSS, la cartella sezioni, ovviamente ci scrive cartella. Bene, ora quello che dobbiamo fare è, io sono già andato a farlo, ho scaricato un po' di estensioni, tipo per la cartella mi sono ricavato l'immagine di una cartella, poi ho salvato i file, scusate, l'icona per il file JS, quindi JavaScript, per i file PHP, e quindi gli diremo ad ogni ciclo while che se estensione è diverso da stringa vuota, qua cancelliamo il contenuto, chiudiamo il PHP e mettiamo il tag img src icone slash, qua dobbiamo stampare l'estensione, quindi la variabile est punto png, perché li abbiamo salvati tutti nel formato nome dell'estensione, quindi per esempio php.png, pdf.png e così via. Poi li diciamo width 30 pixel e chiudiamo il tag img, e poi a fianco ci possiamo stampare la nostra variabile i con un br provvisoriamente. Poi vediamo come stilizzare l'elenco, per il momento lo lasciamo così. Bene, altrimenti
se si tratta invece di una cartella, allo stesso modo chiudiamo il PHP e lo riapriamo e includiamo il tag img src icone /folder.png, quindi la nostra immagine per la cartella. Gli diciamo sempre width 30 pixel e poi ci stampiamo la variabile i con un br. Perfetto, quindi salviamo F5. Perfetto, e come vedete per tutti i file con estensione PHP ovviamente si va a riprendere l'immagine php.png, e per quanto riguarda le cartelle invece il file l'immagine folder.png. Bene, ora questi dati in realtà andiamo a inserirli all'interno di una tabella dove inseriremo una cella che ospiterà l'immagine e per l'altra cella per il momento ci limitiamo a caricare il nome o della cartella o del file ospitato. Quindi prima della definizione insomma del nostro script per leggere il contenuto, definiamo la tabella, quindi table class form with 100%, vi diciamo anche cell padding 0 e cell spacing 0, aperta e chiusa, e poi all'interno del ciclo while, all'interno dei rispettivi if, quindi qua apriamo un tr aperto chiuso, un td with 5% e ci inseriamo l'immagine. Bene, chiudiamo il td e poi apriamo un altro td with 95% e ci stampiamo invece la variabile i senza il br, perché in questo caso c'è la tabella, quindi la cella che ci dà scusate, la riga che ci manda a capo insomma i dati. Bene, poi allo stesso modo facciamo per le cartelle, quindi apriamo la riga e la richiudiamo, poi apriamo un td with 5% e inseriamo la nostra immagine in questo modo, e poi un td with 95% e ci stampiamo la nostra variabile. Bene, quindi salviamo, premiamo nuovamente F5 e come vedete ora è stato stilizzato al meglio il nostro elenco. Magari possiamo anche rimpicciolire un attimino, rimpicciolire, in realtà sono un po' troppo attaccate queste righe, oppure nel caso del file rimpicciolire l'immagine, vediamo con un 20 pixel, la cartella va bene da 30, 25, sì, diciamo che ci siamo. Aggiungiamo, diamo un po' di spazio tra le celle, quindi cell spacing 1. Bene, direi che ci siamo, e rimpiccioliamo il primo td al 3%
e l'altro lo impostiamo al 97. Vediamo un attimino. Sì, diciamo che va un po' meglio. Ora, visto che ci siamo, diamo anche un colore differente alle righe e quindi gli diciamo ad ogni ciclo while non andiamo a contare le prime due righe, quindi gli diciamo if, anzi prima incrementiamo la variabile m di 1 e gli diciamo che se m mod 2 è uguale a 0, allora definiamo la variabile bgcolor e le associamo un colore, magari un grigio chiaro. Ok, anche questo, altrimenti lo lasciamo bianco. bgcolor uguale al bianco. Bene, e nel nostro tr gli diciamo style background color, due punti, e qua ci stampiamo la variabile bgcolor. Perfetto, quindi salviamo, F5, perfetto, e direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida porteremo avanti questa sezione, utilizzeremo Ajax per poter navigare all'interno delle nostre cartelle.